Geoingegneria e potere globale. Il giaccuse di Monsignor Viganò. A seguito delle recenti inondazioni che hanno devastato Valencia, Monsignor Carlo Maria Viganò, tramite il suo sito web, Exsurge Domine, ha diffuso un messaggio accorato, sia di denuncia sia di speranza. L'arcivescovo ha parlato apertamente di quello che definisce un cataclisma scientificamente pianificato, attribuendo la causa di eventi climatici come questo a operazioni di geoingegneria e alla manipolazione del clima da parte di potenti interessi globalisti, legati all'Agenda 2030 e al nuovo ordine mondiale. Il suo messaggio non è solo un atto di solidarietà verso le vittime, ma anche un'accusa diretta verso i leader mondiali e i poteri economici che considera responsabili di tali tragedie, tra cui il World Economic Forum e il suo fondatore Klaus Schwab. Viganò inizia la sua denuncia affermando che le catastrofi come quella avvenuta in Spagna sono, in realtà, parte di un disegno preciso per destabilizzare le nazioni e consolidare il potere di pochi, sottraendo alle popolazioni il controllo delle proprie risorse. Monsignor Viganò sostiene che figure come Schwab, insieme ad altri esponenti di un'elite globale, promuovono l'Agenda 2030 come mezzo per influenzare le politiche nazionali, sotto il pretesto della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico. Secondo Viganò, tale agenda si nasconderebbe in realtà una strategia di controllo, volta a manipolare i fenomeni naturali per scopi di dominio. Insomma, dice Viganò, figure come Schwab e i leader del WEF sfruttano la narrazione fraudolenta del cambiamento climatico per imporre politiche che danneggiano i cittadini comuni. La vera finalità, sostiene l'arcivescovo, è consolidare il potere di un'elite ristretta, controllando risorse fondamentali come l'acqua e l'energia e devastando l'economia locale per convertire i campi sottratti alla coltivazione in impianti fotovoltaici. Un punto centrale delle accuse di Viganò è l'uso della geoingegneria, citando interventi come l'inseminazione delle nuvole con sostanze come alluminio, bario e stronzio. Queste sostanze, immesse nell'ambiente per provocare piogge o alterare le condizioni atmosferiche, sono considerate altamente tossiche e dannose per la salute umana. Sappiamo che queste sostanze vengono disperse nell'aria e finiscono nelle nostre acque e coltivazioni, mettendo in pericolo la salute pubblica, dichiara l'arcivescovo. Egli cita, inoltre, il programma HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, come un'arma non convenzionale utilizzata per manipolare il clima e provocare fenomeni atmosferici estremi. Le frequenze generate da HAARP possono alterare il clima e persino causare fenomeni sismici, sostiene Viganò, e anomalie atmosferiche come quelle osservate prima dell'alluvione di Valencia sono segnali inequivocabili di intervento umano. Viganò estende le sue critiche a quella che chiama la complicità silenziosa dei media, sottolineando che questi mezzi sono controllati dai grandi fondi di investimento come BlackRock e Vanguard. I media tacciono, nascondendo i crimini di questa elite, afferma. Tutto ciò che sappiamo sull'economia, la salute, l'energia, viene manipolato dai loro interessi. Secondo Viganò, chiunque tenti di denunciare queste manovre viene screditato come complottista o censurato, e la libertà di parola è sempre più minacciata. E mentre la gente di Valencia e dintorni impreca contro Sánchez che, a loro dire, ha proibito gli aiuti, Viganò chiude il suo messaggio invitando i cittadini di Valencia e della Spagna intera a riscoprire la loro fede cattolica ed a mostrare solidarietà reciproca. Ritrovate la forza di aiutare il vostro prossimo, esorta Viganò, chiedendo di recitare insieme il rosario come segno di unione, mentre risistemano i beni perduti o piangono i cari scomparsi. Invoca poi la protezione della Vergine de los Desamparados, Vergine degli Abbandonati, patrona di Valencia, e dell'Arcangelo Michele, affinché intercedano per coloro che hanno perso la vita in questa tragedia. Infine l'arcivescovo conclude dicendo: sappiate che vi sono spiritualmente vicino con la preghiera, e poi impartisce la sua benedizione.